Sono nato qua in questa casa, eravamo 6 fratelli, 3 sorelle e 3 fratelli. Io sono l'ultimo della famiglia. Eh, Mio papà aveva una vetreria qui. Io ho vissuto in vetreria perché andavo su e giù a giocare, a fare, eccetera. Sono sempre stato molto con la vetreria, con i vetrai, con tutto, insomma, per cui ho appreso certe cose che facevano loro, insomma, con la soffiatura, con i Vedere, no? vetri, con le idee. Così sono andato avanti su questa strada in pratica. Ho sempre fatto, ho avuto sempre questa pallino delle forme, di fare qualcosa con il vetro, però il vetro veneziano era molto decorativo, molto colorato, a me piaceva molto la forma più che il colore. Così ho cominciato a una certa età a pensare di fare qualcosa per, eh, per me, fare un catalogo, fare dei prodotti, una produzione. E così ho fatto dei disegni che, come eravamo amici di Mazzega, qua della vetreria Mazzega, loro lavoravano più, soffiavano le cose, invece quando da Nason era un prodotto differente, più stampato. Allora sono stato là da Gianni Mazzega, ho chiesto di farmi queste forme perché volevo fare lampade, perché volevo fare qualcosa per conto mio, ma poi invece Mazzega aveva un importante cliente che cercava di fare anche lui delle lampade. Quando ha visto le mie, ha detto no, tu devi lavorare per me. E allora da quel momento ho lavorato per Mazzega, 69, 70, insomma, o anche 65. E lì ho cominciato a lavorare per lui e facevo un po' tutto, insomma, facevo le lampade, facevo le fotografie, i catalogo, facevo un po' tutto. Facevamo le fiere e così ho lavorato molto con lui. Lui mi lasciava fare quello che volevo, avevo carta bianca, potevo fare, buttare via, riprovare, fare. Ha capito che, però insomma, lui ha fatto un buon lavoro con me. Poi è successo che con lui ho chiuso perché avevo avuto una proposta da Vistosi dove c'era mio fratello. Mi sono messo a lavorare con Vistosi per un anno, 2 anni, e poi invece Vistosi poi ha chiuso la vetreria e io ho cominciato a lavorare con i Tremor, erano due con il gruppo di la terraferma là, ho fatto parecchie cose, io conoscevo il proprietario, anche lui insomma, mi ha dato molto spazio con le mie cose, così abbiamo fatto i vetri, tante lampade, insomma, anche con lui ho avuto delle buone soddisfazioni. E così la mia vita è basata sui vetri, insomma, sui disegni, poi ho fatto altre cose, ho fatto delle scarponi da sci, era una ditta di Garmont, Garbuio, sarebbe di Garbuio, facevano così
facevano scarponi in pelle, io ho fatto un disegno per fare uno scarpone con la plastica all'inizio, insomma, loro così non l'hanno mai realizzato, però lo portavano in giro per le fiere a mostrare qual era il futuro della... così poi la passione della... ho avuto passione sportiva del pallacanestro, anche di fotografie, mi ero interessato molto a fare il fotografo, facevo foto per varie vetrerie qua a Murano, eh, così intanto gli anni passavano, ho avuto anche delle medaglie, dei premi, insomma. Poi ho fatto delle ceramiche per una ditta di, la- di Città di Castello nell'Umbria, ho fatto parecchie cose, insomma così. Il tempo passava, ho fatto sempre comunque, sono sempre rimasto nel mio studio avere idee di lampade, di cose. Bisognava essere sempre informati sul- sul- su quello che succedeva attorno, insomma, con l'illuminazione, con le lampadine, con le lampade. C'era sempre un'evoluzione nelle cose. C'erano le lampade alogene che arrivavano, poi le lampade LED. eh, con questo avvento di lampadine nuove succedeva che anche la lampada cambiava aspetto, cambiava linea, cambiava disegno perché eh, si potevano fare cose differenti. Comunque sono rimasto sempre in questo settore, insomma, oggetti di vetro, naturalmente, e lampade molto spesso di vetro, ho fatto anche lampade di metallo, molta luce, insomma, molta illuminazione ho fatto. Attualmente c'è l'idea di lavorare anche con quel vetro trasparente solo, senza nessun colore, niente, solo la forma. Difatti c'è già in giro qualcosa del genere, ma io vorrei pensare a qualcosa con questo tipo di vetro, insomma, molto leggero, quasi eh, impalpabile come una nuvola, però insomma ormai molte cose le ho fatte, è difficile adesso. Per esempio, ero attraverso uno studio di architettura di Vienna, ho fatto tutte le... Quando loro avevano bisogno di vetri, chiedevano a me, ho fatto il casino di tutta l'Austria, insomma, Baden, Bregenz, Linz, eh, tutti i vetri chiedevano a me come fare, io davo delle idee e così abbiamo fatto molte produzioni per il casino. È stato piacevole anche quello perché ho avuto tante soddisfazioni, insomma, poi difatti a Baden poi è stato un casino enorme, insomma, hanno speso un sacco di soldi anche per i vetri, fatto con piastre, per tutto, ho fatto soffitti di vetro, ho fatto molte cose. E poi cioè, tante cose si potevano fare con il vetro. Io ho cercato sempre di trovare le soluzioni giuste per risolvere i problemi. Bisogna avere un'esperienza in quel settore, insomma, col vetro, con le forme, col vetro soffiato, col vetro fatto a mano. Bisogna conoscere, essere in fabbrica, vedere come lavorano i maestri. Poi sai, col tempo prendi esperienza
Ho fatto tante cose, non so, anche vetri per Versace voleva un flacone per profumo, poi che c'era Enrico Coveri, un altro sarto, anche lui ho fatto dei vetri per il suo catalogo, insomma. Così facevo sempre qualcosa di interessante, insomma. Cioè, ho conosciuto tanta gente, ho lavorato con tanta gente, in Italia, anche all'estero, insomma. Così. Poi la passione dello sport, del pallacanestro, del basket, ho giocato molto, è stato una vita abbastanza intensa. E sono stato invitato alla Triennale per un mese, hanno esposto le mie cose, non lampade da soffitto perché il soffitto era moltissimo alto, però lampade da tavolo, piantane, vetri, vasi. È stato piacevole, hanno fatto un bel lavoro, si sono interessati solo tutto loro, sono venuti a prendere le cose, a spedirle, a montare. È stato interessante. In una galleria d'arte là, ho fatto parecchi vetri, è stato interessante anche quello, insomma, ho avuto parecchia soddisfazione. Succedevano anche queste cose nella normalità di fare le lampade, le cose, ogni tanto bisognava fare una mostra oppure qualcuno chiedeva delle cose particolari, bisognava risolvere un po' tutto, insomma. Non è stato male, dai, alla fine. È sempre difficile poi avere l'idea giusta per il produttore, no? Non è facile perché magari hai un'idea che viene a costare troppo per la lavorazione, che allora alla fine la lampada che ne risulta non è più vendibile sul mercato con grande quantità, e allora bisogna sempre trovare una soluzione più economica, più facile, più semplice, insomma, per poter fare una grossa produzione, perché io ho sempre pensato a cose che potevano essere facilmente prodotte, capisci? Difatti è così. Figli. 2 figli, sì, la famiglia, mi sono sposato, fra poco farò 50 anni di matrimonio, moglie, abbiamo 2 figli, ho 3 nipoti, tutti maschi. Alberto lavora a Milano presso uno studio di grande architetto, Michele De Lucchi. Gaia è qui a Venezia adesso con i figli, perché il marito lavora in un grande albergo qua. Eh, no, la famiglia va tutto bene, insomma, dai, abbiamo delle grandi soddisfazioni anche dei figli. Poi così, la casa è questa qua, io sono nato qua, sono 83 anni che vivo su questa casa, abbiamo cambiato parecchie cose, però siamo sempre rimasti qua, insomma. In mezzo a 2 vetrerie c'era la Nason Moretti di qua e la Vincenzo Nason di là. Vincenzo Nason era mio padre, però all'inizio mio padre con il fratello di mia madre, che era un Moretti, ha fatto Nason e Moretti, hanno iniziato a fare la vetreria Nason e Moretti. Poi mio padre, non so cosa è successo, ha lasciato tutto ai fratelli e si è messo a fare una vetreria per conto suo. Vincenzo Nason, mio padre Vincenzo, poi mio zio Francesco, cioè il socio della Nason e Moretti, è morto, per cui la
Joan Moretti ha continuato con i fratelli di mio papà. E ancora esiste la vetrediana Joan Moretti, mentre la Vincenzo Nason è finita, sono falliti, non sono andati bene. Mio fratello non mi ha trattato troppo bene, sono rimasto fuori. Comunque, questa è la vita, insomma, alti e bassi, così. E la vita è questa qua. L'importante è fare qualcosa che piace anche, no? Esatto. Infatti le cose che facevo dovevano piacere prima a me, non al commercio, ma a me, all'industria.